Cari amici, sono Roberto Fabbri e oggi sono qui con la piccola Giulia. Siamo pronti per la nostra nuova lezione di chitarra. Oggi parleremo ancora di polifonia, come abbiamo fatto già un po' di tempo fa con le campanelle. Ti ricordi, dove usavi i bassi e le note alte della melodia? Per parlare di polifonia, ossia vuol dire più suoni insieme, più suoni simultaneamente. Il primo brano che andremo ad eseguire si chiama Le due sorelle, perché ha due sorelline che suonano insieme, cioè il Sol e il Si, che praticamente il Sol della terza corda e il Si della seconda vanno suonati insieme con indice medio, così, esatto, in alternanza il Mi cantino. E poi quell'altra che dura 3 tempi. È un esercizio in 3, dobbiamo solo stare attenti a suonare regolarmente queste coppie di crome dove sul battere abbiamo sempre una doppia nota, ok? Nella prima battuta. Poi nella terza battuta invertiamo la cosa, prima una nota singola e poi una nota doppia e così via. Però abbiamo sempre delle note doppie che si alternano a delle note singole. Va bene? 3. Contiamo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. Molto bene. Attenzione a far sentire bene la prima corda quando suoni. Di nuovo. Ecco, l'anulare, l'anulare. Fallo sentire un po' di volte, fallo. Forte. Devi suonare un pochettino più forte l'anulare, molto importante. L'anulare delle dita, che noi, dato che per adesso noi in effetti abbiamo più delle volte utilizzato sempre indice medio. Adesso che inizieremo a usare di più l'anulare è un dito che va allenato un pochettino, perché noi siamo abituati con l'indice medio e loro sono allenati. L'anulare è un pochettino più debole perché l'abbiamo allenato di meno. Adesso, perciò, che lo iniziamo ad utilizzare, dobbiamo cercare di suonare forte anche con questo dito, così poi sarà come indice medio, avrà la stessa forza. Ok? Proviamo. 1, 2, cioè suona forte questo anulare, fammelo sentire. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3. 2, 3. Ok, benissimo. Allora, la cosa importante è ricordarsi che ogni dito in questo esercizio ha la sua corda. L'indice suona sempre sulla terza, il medio sulla seconda e l'anulare sulla prima corda. Questo è molto importante perché poi quando arpeggeremo, il più delle volte che noi arpeggiamo sulla chitarra, almeno un 80%, abbiamo sempre l'indice medio su queste 3 corde e il pollice che suona i bassi. Infatti, ora aggiungiamo a queste 3 note suonate con indice medio sulla terza, seconda e prima corda un basso con il pollice e facciamo un esercizio che si chiama preludietto. Perché preludietto? Il preludio è qualcosa che, diciamo, introduce qualche altra cosa e per noi è un modo di introdurre gli arpeggi.
iniziamo a parlare di veri arpeggi, che sulla chitarra sono una tecnica molto importante, perché l'arpeggio veramente è una tecnica che si utilizza tantissimo sul nostro strumento, è molto bella. Abbiamo di solito delle posizioni fisse che vengono poi suonate diciamo in successione con le dita della mano destra. In questo caso, questo studio, anche questo, è con le corde libere, ossia a vuoto, senza pigiare con la sinistra, come abbiamo fatto per questo delle due sorelle. Perciò la nostra posizione fissa sono le corde libere. E allora dobbiamo suonare prima il pollice e poi in alternanza indice medio anulare, medio indice sulle altre corde, così. 1, 2, 3. Abbiamo l'accento ogni due, ta 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 pa 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 pa, perché siamo in tempo in tre, ta 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 ta. Potrebbe venirci, dato che usiamo uno strumento che è la chitarra, che ha la prima corda che è la nota più alta, di fare questo. Però noi così lo avremmo suonato in due movimenti, ta 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 ta. Io l'ho scritto ta 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 ta, ok? Ora non importa tanto questo, in questo momento a noi ci interessa utilizzare il pollice. Se riusciamo a dare l'accento ta 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 è meglio. Se ti viene invece che in tre movimenti, ta 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 ta, ti viene in due, ta 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 ta, perché c'è questa nota alta che prende tutta l'attenzione, questo mi cantino, no? Il basso e la nota alta prendono tutta l'attenzione, allora potresti fare ta 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 ta, va bene uguale in questa fase. Vediamo un po' che cosa riesce a fare. Polso bene fuori. 2, 3. Bravissima, l'hai fatto in 3. Ta 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 ta, proprio come è scritto. Di solito gli allievi mi sbaglio, mi fanno sempre ta 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 ta. È stata brava, molto bene. Questo è molto importante perché c'è una bella differenza. Gli accenti fanno la differenza. E questo era un preludietto in 3 tempi, dove ogni tempo aveva 2 crome. Molto 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 bene. Concludiamo la nostra trilogia di esercizi per l'alternanza dei bassi ed alti con un brano che si chiama 1, 2, 3 perché è basato su un ritmo ternario. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il tempo è di 6 crome. Il tempo 6 crome si batte in 2 movimenti. Ogni movimento è composto da 3 crome, perciò da 3 note da un ottavo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qui hai un mi basso che continua a suonare, però sopra c'è l'alto, mi, si, mi, sol, mi, si, mi. La cosa importante è che il basso va suonato con il pollice e continua per la durata anche delle altre 2 note, ok? Perciò tu hai, prima di tutto è importante l'alternanza sulle note alte di medio indice, quello è fondamentale, il basso sempre col pollice, anche se è un si, vedi? C'è sempre un basso, esatto, brava, si alterna sempre pollice e medio indice, è sempre lo stesso, la stessa successione di dita, pollice medio indice, è 1, 2, 3, 1, 2, 3, è 1, 2, 3 fino alla fine. L'unica piccola variazione ce l'abbiamo alla penultima battuta, quando abbiamo un La basso e poi 3 volte ancora i Mi con anulare, medio, indice. Perciò 1, 2, 3, 1, 2, 3.
dove dobbiamo fare anulare medio indice, questo è molto importante. E poi dopo concludiamo con un basso e con le 3 note insieme ad accordo, Sol, Si, Mi. Ok? Attenzione a non fare sempre la stessa cosa perché è un po' ipnotico, questo è un pezzo molto ripetitivo, poi uno alla fine rifà sempre la stessa cosa. Invece ho messo durante il pezzo alcune fermate proprio per stare attenti, ok? Bene, vai. Bravissima, molto molto bene. Con questi 3 studi noi abbiamo fatto una piccola introduzione a quella che sarà la chitarra polifonica, ossia la polifonia nello strumento. Già avevamo visto qualcosina prima, adesso piano piano abbandoneremo le note singole, perciò diciamo, il suonare la chitarra in maniera melodica con delle semplici melodie e piano piano, progressivamente, inseriremo sempre di più l'aspetto polifonico della chitarra e perciò i bassi, che poi è questa la vera bellezza di questo strumento. Ti piacciono questi pezzi anche con i bassi? Sì, molto. Molto bene. Allora, se volete continuare a seguirci, iscrivetevi al mio canale YouTube. E cliccate la campanella. Ciao! Ciao! Sto suonando simile a questo, guarda. Questa. Era questa, vero? Sì, è un urto di seconda, si chiama. Era questa. Quando io suono 2 note vicine insieme, Un urto di secondo. sì, per esempio Re e Mi, sono 2 note vicine. Sì. Se la avvicini ancora di più, Re diesis e Mi, c'è un semitono di distanza, una seconda, da un suono molto strano.